Fuoco. Ceneri che si alzano in una piazza silenziosa. Uomini incappucciati che leggono sentenze in latino davanti a folle impaurite e al centro un rogo. Non è una scena da film, ma un frammento autentico della storia europea, la storia della Santa Inquisizione. Per secoli la Chiesa non è stata solo una guida spirituale, è stata anche giudice, carceriere e in molti casi carnefice. L'Inquisizione rappresenta uno dei periodi più oscuri e controversi della cristianità, un apparato nato per preservare la purezza della fede, ma che finì per diventare uno strumento di potere, di controllo e di terrore. Ma cos'era davvero l'Inquisizione? Una missione divina per salvare le anime o una macchina di repressione al servizio dei potenti? Perché nacque? Chi furono i suoi bersagli? E quali metodi, spesso inimmaginabili, venivano usati per ottenere la verità? In questo viaggio nei secoli dell'Inquisizione ripercorreremo la sua nascita nel cuore del Medioevo, la sua escalation sotto la Spagna dei re cattolici, la diffusione in Italia, Portogallo e nelle colonie, e i terribili strumenti di tortura usati per redimere gli eretici. Scopriremo le logiche dei processi, i volti dei persecutori, ma anche quelli delle vittime dimenticate. Ma soprattutto ci porremo una domanda che inquieta ancora oggi. Fino a che punto la religione può spingersi quando si confonde con il potere? Preparati a entrare in un mondo in cui il silenzio era un dovere, il sospetto una condanna e la fede una prova da superare sotto tortura. Per comprendere l'ascesa dell'Inquisizione, dobbiamo fare un passo indietro fino all'Europa del XIII secolo. È un'epoca instabile, attraversata da carestie, crociate e profondi conflitti tra autorità spirituali e politiche. Ma soprattutto è un periodo in cui l'unità della fede cristiana viene minacciata da movimenti considerati eretici che mettono in discussione il dogma della Chiesa. Tra questi spiccano i catari, diffusi soprattutto nel sud della Francia, e i valdesi, nati in area alpina. I catari predicavano una religione dualista, in cui il mondo materiale era opera del male. I valdesi, invece, chiedevano il ritorno a una povertà evangelica, rifiutando l'opulenza del clero. Entrambi, pur con visioni diverse, avevano un punto in comune: mettevano in discussione l'autorità papale e per questo vennero presto considerati un pericolo mortale. La risposta della Chiesa non si fece attendere. Nel 1184 Papa Lucio III emanò la decretale Ad Abolentam, primo vero tentativo di coordinare un'azione contro le eresie. Ma fu nel 1231, sotto il pontificato di Gregorio IX, che nacque formalmente l'Inquisizione come organo istituzionale. Da quel momento la lotta all'eresia divenne sistematica, capillare, organizzata. A dirigere questa nuova istituzione vennero scelti ordini religiosi nati da poco, come i domenicani, noti per la loro cultura e obbedienza. Armati non di spade, ma di penna e dottrina, gli inquisitori divennero l'incarnazione della giustizia divina sulla terra. All'inizio, il sistema inquisitoriale era limitato a certe aree e si concentrava su movimenti specifici, ma ben presto la definizione di eresia si allargò, diventando uno strumento flessibile nelle mani del potere. Bastava poco: una denuncia anonima, un comportamento sospetto, anche il silenzio, per finire davanti a un tribunale ecclesiastico. Era nato un nuovo tipo di paura, non più quella dei nemici visibili, ma quella della fede sbagliata, del pensiero non allineato, della verità che contraddice il dogma. L'Inquisizione stava muovendo i primi passi e il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Nel cuore dell'Europa del XV secolo, mentre il Rinascimento si affacciava timidamente in Italia
e le prime scoperte geografiche cominciavano a riscrivere le mappe del mondo, la Spagna imboccava una strada diversa, quella del rigore religioso, della purificazione forzata e del sospetto istituzionalizzato. Era l'alba dell'Inquisizione spagnola, uno dei sistemi repressivi più efficienti e temuti della storia occidentale. Il 1478 fu l'anno della svolta. I sovrani Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, noti come i re cattolici, ottennero dal Papa Sisto IV il permesso di istituire un tribunale inquisitoriale completamente controllato dalla monarchia, senza mediazione diretta della Chiesa di Roma. Una novità assoluta. L'Inquisizione, da strumento ecclesiastico, diventava ora un'arma politica nelle mani dello Stato. La Spagna era allora nella piena fase finale della Reconquista, il lungo processo di riconquista dei territori occupati dai musulmani. La vittoria militare stava per trasformarsi in una vittoria religiosa, attraverso un'opera di pulizia spirituale interna. L'obiettivo? Unificare religiosamente il regno, eliminando ogni diversità percepita come minaccia all'unità nazionale. I primi bersagli dell'Inquisizione spagnola non furono gli atei o i protestanti, ma i cosiddetti conversos, ebrei e musulmani che si erano convertiti al cristianesimo, spesso sotto pressione o per convenienza. Benché ufficialmente cristiani, questi nuovi fedeli erano visti con estremo sospetto. Si temeva che continuassero a praticare in segreto i loro antichi culti, diventando così eretici o occulti. Seguivano poi i moriscos, ex musulmani battezzati e col tempo anche intellettuali, mistici e dissidenti, in particolare dopo l'arrivo delle idee riformate provenienti dal nord Europa. L'accusa di eresia divenne una sentenza sospesa su chiunque si allontanasse anche solo leggermente dalla dottrina ufficiale. I tribunali erano composti da inquisitori, notai, ufficiali e teologi. Le denunce potevano arrivare da chiunque, anche da familiari o vicini, e l'identità dell'accusatore rimaneva segreta. Non esisteva una vera difesa. L'imputato non poteva sapere chi lo accusava né aveva accesso agli atti. Bastava il sospetto per far scattare l'arresto. Le prigioni erano spesso sotterranee, umide e anguste. L'isolamento era totale. Ogni fase del processo mirava alla confessione, ottenuta spesso con mezzi coercitivi. Chi si pentiva e collaborava poteva sperare in una pena più lieve. Chi resisteva veniva dichiarato relapso e condannato al rogo. Il nome che più di ogni altro si lega all'Inquisizione spagnola è quello di Tomás de Torquemada, figura emblematica e inquietante, il primo inquisitore generale del regno. Nato in una famiglia nobile castigliana e divenuto domenicano, fu un uomo inflessibile, rigidamente devoto, totalmente convinto che la sua missione fosse quella di purificare la fede cattolica con ogni mezzo necessario. Austerità, fanatismo religioso e una visione assoluta del bene e del male lo resero l'architetto del terrore inquisitoriale, il volto implacabile di un'istituzione che sotto la sua guida raggiunse l'apice della sua efficienza e crudeltà. Torquemada fu nominato inquisitore generale nel 1483 dai re cattolici Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, i quali vedevano nella nuova Inquisizione un mezzo per consolidare l'unità religiosa e politica del regno. In poco tempo il domenicano trasformò un sistema ancora in fase di definizione in una macchina giudiziaria perfettamente organizzata e spietata. Il suo mandato, che durò fino al 1498, fu segnato da una repressione capillare e metodica. Si stima che durante la sua amministrazione siano state processate decine di migliaia di persone, con almeno 2000 condannati al rogo e molti altri sottoposti a pene durissime, umiliazioni pubbliche e confische di beni. Ma il vero potere di Torquemada non si misurava solo nei numeri. La sua influenza si estendeva in ogni angolo della società. I suoi tribunali, disseminati in tutta la Spagna, erano sostenuti da una fitta rete di collaboratori, informatori e confessori. Nessuno era al sicuro. Bastava una parola sbagliata
un'usanza sospetta, una denuncia anonima per finire sotto interrogatorio. La paura era ovunque, nei mercati, nelle chiese, nelle case. Il sospetto diventava una costante. Parlare poteva essere pericoloso, ma tacere non garantiva salvezza. Il clima creato da Torquemada era quello di un controllo quasi totalitario, dove la coscienza individuale veniva schiacciata dal peso della dottrina. Torquemada agì con la convinzione assoluta di essere lo strumento di Dio e per questo non mostrava alcuna esitazione o pietà. Si narra che fosse tanto temuto da non poter camminare liberamente tra la gente senza una nutrita scorta armata. La sua figura divenne un simbolo del terrore istituzionalizzato, tanto da essere ancora oggi evocata ogni volta che si parla di repressione religiosa o fanatismo morale. Alla sua morte, avvenuta nel 1498, lasciò dietro di sé un'eredità controversa. Per alcuni, un uomo di fede incrollabile che difese la Chiesa dalla corruzione e dalle eresie. Per molti altri, un persecutore senza scrupoli, il cui nome resta indissolubilmente legato a uno dei periodi più oscuri della storia spagnola ed europea. Uno degli aspetti più inquietanti, simbolici e spaventosamente coreografici dell'Inquisizione spagnola era la ritualizzazione della giustizia attraverso gli auto da fe, ossia gli atti di fede. Queste cerimonie pubbliche, concepite non solo come momenti giudiziari, ma come veri e propri spettacoli morali e religiosi, rappresentavano il culmine dell'azione inquisitoriale. Erano eventi solenni, teatrali e profondamente scenografici, in cui si fondevano il timore sacro, la propaganda del potere ecclesiastico e la spettacolarizzazione del dolore umano. Gli auto da fe si svolgevano spesso in grandi piazze cittadine o nelle cattedrali, in giornate accuratamente scelte e annunciate con largo anticipo. Non erano eventi improvvisati, ma coreografie complesse, con una regia meticolosa e uno scopo preciso: dimostrare pubblicamente la forza della fede cattolica e la sorte riservata a chi vi si opponeva. La popolazione intera era coinvolta. Le botteghe chiudevano, le scuole si svuotavano, le campane suonavano a distesa. Nobili, borghesi, contadini, tutti accorrevano per assistere a quella sorta di dramma religioso collettivo. Il rituale iniziava spesso con una messa solenne, seguita da una lunga processione in cui i condannati sfilavano indossando il San Benito, il caratteristico saio giallo decorato con croci rosse o disegni raffiguranti fiamme e demoni, a seconda della gravità delle colpe. Accanto a loro, inquisitori, notai, frati e confraternite penitenti. Era uno spettacolo dal forte impatto visivo ed emotivo che mirava a impressionare, a intimidire e soprattutto a rinforzare la supremazia della Chiesa sulla coscienza individuale. Durante l'auto da fe, le sentenze venivano lette pubblicamente, con toni solenni, in una forma liturgica che mischiava il linguaggio legale con quello religioso. Alcuni imputati venivano perdonati pubblicamente dopo aver abiurato le proprie eresie, altri ricevevano pene come la prigione, le frustate o l'esilio, ma i momenti più attesi e spaventosi erano quelli riservati ai condannati al rogo, i cosiddetti relapsi, coloro che erano ricaduti nell'eresia o che si erano rifiutati di confessare. A questi veniva negata ogni possibilità di grazia. Formalmente l'Inquisizione non poteva versare sangue. Era la mano secolare, cioè le autorità civili, a eseguire materialmente le condanne. Ma era chiaro a tutti che il vero burattinaio era l'Inquisizione, che aveva stabilito il giudizio, orchestrato l'evento e scolpito nella mente collettiva il messaggio da portare a casa. Le fiamme, anche se accese da mani civili, erano alimentate dalla dottrina teologica e dalla volontà del tribunale ecclesiastico. Queste cerimonie, apparentemente religiose, erano in realtà strumenti potentissimi di controllo sociale. Il messaggio era semplice e terrificante. Chi si allontana dalla verità della Chiesa non solo è perduto nell'anima, ma lo sarà anche nel corpo e pubblicamente. Nessuno era troppo povero, troppo potente o troppo devoto da sfuggire al giudizio. Il fuoco non faceva distinzioni e il popolo lo sapeva. Con il tempo le auto da fe
divennero veri e propri simboli del potere inquisitoriale, attesi come grandi eventi. Furono anche descritti da cronisti dell'epoca e osservatori stranieri con un misto di sgomento e fascinazione. Ci furono auto da fè così imponenti da durare intere giornate, con decine di condannati e migliaia di spettatori. Madrid, Siviglia, Valladolid, Barcellona, in tutte le grandi città spagnole, questi riti funerei e solenni lasciarono un segno profondo, tanto nelle coscienze quanto nella cultura popolare. La portata dell'Inquisizione spagnola fu immensa. Oltre a territorio iberico, essa estese il suo controllo sulle colonie spagnole nelle Americhe, portando il modello inquisitoriale anche nel Nuovo Mondo. Lì spesso si unì al dominio coloniale in un mix letale di evangelizzazione forzata e oppressione culturale. Gli indigeni, sebbene inizialmente esclusi dai tribunali inquisitoriali, vennero comunque perseguitati per riti considerati superstiziosi o pagani. Sorprendentemente, l'Inquisizione spagnola sopravvisse fino al XIX secolo. Fu formalmente abolita solo nel 1834, dopo la rivoluzione liberale e l'ascesa di una visione laica dello Stato. Ma le sue tracce sono rimaste impresse nella memoria collettiva. Non si trattò soltanto di repressione religiosa, fu un sistema di sorveglianza sociale, una lezione su come il potere può rivestirsi di fede per controllare il pensiero. Oggi, l'Inquisizione spagnola è diventata sinonimo di fanatismo, intolleranza e brutalità religiosa. Il suo impatto culturale è tale che ancora oggi il termine inquisitore evoca l'immagine di giudizi sommari, camere di tortura e dogmi imposti col sangue. Mentre l'Inquisizione spagnola si consolidava come strumento di potere assoluto sotto la monarchia dei re cattolici, altri paesi europei non rimasero a guardare. In un'epoca in cui la fede era la spina dorsale dell'identità collettiva, la lotta all'eresia divenne una priorità anche altrove. L'Inquisizione si trasformò in un fenomeno paneuropeo, adattandosi alle esigenze e ai poteri locali. Il suo raggio d'azione si allargò, i suoi strumenti si perfezionarono e la paura divenne una lingua comune. In Italia, l'Inquisizione prese una forma particolare. Fu direttamente controllata dal papato, con sede a Roma. Venne riformata nel 1542 da Papa Paolo III, con la creazione della Congregazione del Sant'Uffizio, che trasformò l'Inquisizione romana in un'organizzazione centrale dotata di poteri capillari. Si colpivano teologi riformati, ma anche umanisti, filosofi e scienziati. Celebre fu il caso di Giordano Bruno, arso vivo nel 1600 a Campo dei Fiori a Roma per eresia, e quello di Galileo Galilei, costretto alla biura nel 1633 per le sue teorie astronomiche considerate contrarie alla scrittura. L'Italia, pur non raggiungendo i livelli repressivi della Spagna, visse una stagione di censura, controllo e silenziamento culturale. Nel 1536 anche il Portogallo diede vita alla propria Inquisizione, ispirandosi direttamente al modello spagnolo. I motivi erano simili: la monarchia temeva che i nuovi cristiani, ovvero gli ebrei convertiti, praticassero segretamente il giudaismo. Anche qui l'Inquisizione agiva con riti pubblici, confessioni forzate e roghi. Ma il Portogallo aveva anche un enorme impero coloniale e l'Inquisizione si estese fino in Brasile, dove esercitò un controllo brutale sulle popolazioni indigene e sui coloni sospettati di superstizione, stregoneria o eresia. Nel mondo lusitano l'Inquisizione rimase attiva fino al 1821, lasciando una lunga scia di terrore e assimilazione forzata. In Francia l'Inquisizione non raggiunse mai la struttura rigida vista in Spagna o Portogallo. Tuttavia, nel XIII secolo fu attivata per reprimere movimenti come quello dei Catari nella regione dell'Occitania. Fu proprio per combattere i Catari che nacque una delle prime crociate interne all'Europa, la Crociata Albigese, sostenuta anche da inquisitori. Nel corso del tempo, la Francia fu teatro di guerre di religione tra cattolici e protestanti ugonotti, che causarono massacri e persecuzioni, tra cui il celebre massacro della notte di San Bartolomeo del 1572.
Ciò che colpisce osservando la diffusione dell'Inquisizione in tutta Europa e oltre è la sua straordinaria capacità di adattamento. Cambiavano i re, mutavano le eresie, si spostavano i confini, ma l'Inquisizione riusciva sempre a ritagliarsi un ruolo, come baluardo della fede, ma anche e forse soprattutto come strumento del potere temporale. Dietro la maschera della fede e della salvezza eterna, l'Inquisizione nascondeva un volto ben più oscuro, quello della coercizione, della sofferenza inflitta con metodo, della tortura utilizzata non solo per punire, ma per piegare le menti e ottenere ciò che serviva per condannare. Contrariamente a quanto si pensa, la tortura non era usata a casaccio, era regolamentata, autorizzata dai teologi, persino giustificata da dottrine morali che la vedevano come un male minore rispetto al pericolo dell'eresia. Ma ciò non toglie nulla all'atrocità dei mezzi usati. La procedura inquisitoriale era radicalmente diversa da quella dei tribunali civili. Il solo sospetto di eresia bastava per essere arrestati. La denuncia poteva arrivare da chiunque, un vicino invidioso, un parente rancoroso, un conoscente ansioso di dimostrare zelo religioso. Non era necessario presentare prove concrete. La parola del denunciante era spesso sufficiente. L'imputato non veniva informato della natura esatta delle accuse né dell'identità degli accusatori. Aveva diritto a un difensore, ma questi era scelto dal tribunale stesso e agiva sotto stretta sorveglianza. In queste condizioni la confessione diventava l'unica via per uscire vivi dal processo, anche se uscire vivi, spesso, significava solo posticipare la condanna. La tortura veniva inflitta solo dopo l'approvazione di una commissione e teoricamente non doveva lasciare segni permanenti o causare la morte, ma nella pratica questi limiti venivano spesso ignorati. La tortura, cuore oscuro del sistema inquisitoriale, fu applicata con metodologie che variavano a seconda delle aree geografiche. Ogni paese, pur seguendo un impianto comune, sviluppò preferenze, rituali e strumenti distintivi, adattando le pratiche alle proprie culture giuridiche e religiose. In Spagna, dove la Santa Inquisizione raggiunse l'apice della sua efficienza e crudeltà, la tortura veniva eseguita con rigore e scenografia quasi rituale. Tra le tecniche più temute vi era lo strappato, conosciuto anche come la corda. Il prigioniero veniva legato con le mani dietro la schiena e sollevato da terra mediante una carrucola, per poi essere lasciato cadere bruscamente. Il colpo secco faceva sobbalzare le articolazioni, provocando lussazioni atroci. In alcune varianti più crudeli venivano aggiunti pesi ai piedi del condannato per aumentare la violenza dello strappo, accentuando il dolore e moltiplicando i danni alle spalle e alle braccia. Una tecnica simile ma ancora più raffinata nella sua sadica gradualità era la garruccia. Anche in questo caso la vittima veniva sollevata, ma la tortura si concentrava in una progressiva e dolorosissima torsione degli arti superiori. L'obiettivo non era solo far parlare, ma annientare lentamente la resistenza fisica e psicologica del prigioniero. Tra gli strumenti di tortura più noti spicca anche il famigerato cavalletto, chiamato el potro in spagnolo. Si trattava di una struttura di legno sulla quale il corpo veniva steso e legato, spesso nudo, mentre funi e carrucole tiravano leggermente braccia e gambe in direzioni opposte. La tensione aumentava centimetro dopo centimetro, fino a distorcere completamente le articolazioni o, nei casi più estremi, a provocarne la rottura. Non era raro che il dolore fosse accompagnato da piaghe, tagli e lacerazioni dovute allo sfregamento con le corde. Infine, una delle torture più sottili e psicologicamente devastanti era quella inflitta con il tornichetto. Corde sottili venivano strette intorno alle dita, ai polsi o alle caviglie del prigioniero e poi serrate lentamente con bastoncini di legno fino a penetrare nella carne, tagliando i tessuti e fermando la circolazione. La sofferenza era intensa, ma localizzata,
prolungata nel tempo, progettata per infliggere un dolore lancinante senza provocare la morte immediata. L'Inquisizione romana, pur essendo sotto il diretto controllo del papato, non fu meno temibile delle sue controparti europee. Al contrario di quella spagnola, che faceva dell'ostentazione e del terrore pubblico un'arma, l'Inquisizione italiana preferì un approccio più discreto, quasi silenzioso, ma non per questo meno crudele. Qui la sofferenza era raffinata, calibrata, studiata nei minimi dettagli per ottenere il massimo effetto con il minimo rumore. Non si cercava il clamore della piazza, ma l'annientamento interiore dell'accusato attraverso tecniche che fondevano la tortura fisica con una spietata manipolazione psicologica. Tra i metodi più usati vi era la veglia forzata, una forma di tortura apparentemente innocua ma devastante. Il prigioniero veniva privato del sonno per giorni interi, esposto a luci forti, domande incessanti, rumori improvvisi. Il suo corpo restava sveglio, ma la mente lentamente si disgregava. Allucinazioni, perdita del senso del tempo, crisi di pianto o risate immotivate. L'anima del sospettato veniva gradualmente spogliata di ogni difesa, resa vulnerabile e malleabile, pronta a confessare qualunque cosa, pur di ottenere tregua. Poi c'era la famigerata sedia inquisitoriale, una struttura di metallo legno ricoperta di punte acuminate, non abbastanza lunghe da uccidere, ma perfette per infliggere un dolore crescente e insostenibile. Il prigioniero veniva legato nudo a quella sedia, immobilizzato per ore, a volte per un'intera giornata. Il suo stesso peso diventava nemico. Ogni minimo movimento aumentava la pressione, perforando la carne in più punti fino a far perdere i sensi. Nessuna ferita mortale, solo una lenta agonia che scavava nel corpo e nella mente. Un'altra tecnica diffusa era il tormento dell'acqua, un supplizio tanto semplice quanto terrificante. L'imputato veniva costretto a ingerire grandi quantità di acqua tramite un imbuto, con la testa bloccata all'indietro. L'eccesso di liquidi gonfiava lo stomaco fino a farlo esplodere di dolore, provocando crampi, nausea, soffocamento. La sensazione era quella di annegare dall'interno, in un lento affogare senza mare. Ma la crudeltà dell'Inquisizione romana sapeva anche assumere forme più sottili e perversamente sofisticate. La goccia d'acqua, ad esempio, non prevedeva percosse né urla, solo una goccia, sempre la stessa, che cadeva ritmicamente sulla fronte del prigioniero. Un suono monotono, un colpo lieve e costante che con il tempo diventava insopportabile. Dopo ore, quella goccia sembrava un martello. Alcuni impazzivano, altri imploravano pietà solo per interrompere quella tortura mentale. Nel solco tracciato dalla Spagna, anche il Portogallo istituì un sistema inquisitoriale rigido e capillare, animato dallo stesso spirito di controllo religioso e ideologico. Tuttavia, quando l'Inquisizione portoghese varcò l'oceano e si insediò nelle colonie d'oltremare, in particolare in Brasile, il volto della tortura mutò, adattandosi alle nuove condizioni ambientali, culturali e sociali. Qui, il rigore del dogma europeo si mescolò con le logiche del dominio coloniale e la violenza inquisitoriale si fece strumento non solo di repressione religiosa, ma anche di controllo etnico e sociale. Una delle punizioni più emblematiche adottate in quel contesto era l'uso della maschera dell'infamia, un oggetto metallico, spesso pesante e deformante, che veniva fissato sul volto dei condannati. Non aveva funzione letale, ma era pensata per umiliare pubblicamente, per ridurre l'individuo a una caricatura mostruosa, rendendolo oggetto di scherno e disprezzo. Indossarla significava essere segnati come eretici o peccatori ostinati, isolati dalla comunità e ridotti a simboli viventi dell'errore spirituale. Particolarmente diffusi nelle colonie erano anche i ceppi, strumenti semplici ma crudeli. Usiamo spesso questo termine quando pensiamo agli schiavi africani, ma la loro applicazione era comune anche tra gli indigeni e i cristiani convertiti che venivano sospettati di sincretismo religioso.
Mani e piedi venivano immobilizzati in posizioni innaturali per lunghi periodi, ore, giorni, talvolta settimane. La sofferenza derivava dall'impossibilità di muoversi, dalla fame, dalla sete, ma soprattutto dall'abbandono in luoghi remoti, in silenzio, nell'umiliazione. Le frustate rituali, inflitte in pubblico, avevano un valore altamente simbolico. Non erano solo punizioni fisiche, ma messaggi, moniti rivolti a tutta la popolazione. Spesso riservate a cristiani imperfetti, come ebrei convertiti, africani battezzati o indigeni recentemente evangelizzati. Queste punizioni servivano a ribadire la necessità dell'obbedienza assoluta e dell'adesione formale ai precetti religiosi imposti dall'alto. I colpi venivano contati e scanditi da letture religiose, trasformando la pena in un rituale punitivo e pedagogico. In Francia l'Inquisizione non raggiunse mai la capillarità e il sistematico terrore che si videro in Spagna o Portogallo, eppure, quando entrava in azione, lo faceva con una ferocia rapida e implacabile, concentrandosi su obiettivi specifici e usando la brutalità come monito collettivo. L'esempio più noto fu la crociata contro i catari, eretici del sud della Francia che avevano costruito un sistema religioso autonomo e in aperto contrasto con l'ortodossia cattolica. Qui la repressione inquisitoriale si trasformò in una vera e propria guerra di sterminio. La strategia non era fatta di processi lunghi e meticolosi, ma di sentenze rapide e definitive. Molti accusati non arrivavano neppure a un interrogatorio formale. Venivano condannati direttamente alla pena capitale. Il fuoco era lo strumento preferito. Gli eretici venivano bruciati vivi in pubbliche esecuzioni, trasformate in spettacoli di terrore che servivano da lezione collettiva. Il messaggio era semplice e crudo. Non c'era spazio per la dissidenza. Ma quando il supplizio non era immediato, assumeva forme ancora più cruente. La ruota era una delle torture più spaventose dell'epoca. Una grossa struttura di legno su cui il condannato veniva legato e progressivamente colpito con mazze o ferri fino a spezzare le ossa di braccia, gambe, torace. Il supplizio poteva durare ore. Il condannato restava in vita, mentre il suo corpo veniva frantumato, esposto come un trofeo dell'ortodossia. Vi erano anche forme più contenute ma ugualmente crudeli, come lo schiacciamento di mani e piedi, praticato con cunei o leve che venivano serrati fino a frantumare le ossa. Una punizione dolorosa, lenta, spesso inflitta prima dell'esecuzione, per fiaccare la volontà e annientare ogni spirito di resistenza. L'Inquisizione francese non aveva l'organizzazione capillare delle sue controparti iberiche, ma sapeva colpire con estrema violenza nei momenti strategici. Il suo obiettivo non era tanto la conversione, quanto la soppressione immediata della minaccia. Le sue azioni, spesso legate a obiettivi politici, come accadde nel caso dell'Ordine dei Templari, assumevano un carattere simbolico, spettacolare, profondamente teatrale. La punizione era messa in scena, un'arma per educare la massa all'obbedienza, e dove non bastavano le parole, parlava il fuoco. Nei territori germanici e fiamminghi l'Inquisizione non assunse mai una forma unitaria e centralizzata come accadde in Spagna o Italia. Tuttavia ciò non impedì che vi si sviluppasse una delle forme più spietate di persecuzione religiosa mai viste in Europa. Qui l'eredità inquisitoriale si fuse con le grandi ondate di panico collettivo legate alla caccia alle streghe, producendo un sistema repressivo feroce disseminato di tribunali locali, sentenze sommarie e torture raffinate nella crudeltà. In questi territori l'eresia non era solo un crimine contro la fede, ma veniva percepita come una minaccia diretta alla sopravvivenza stessa della comunità. Streghe, negromanti, presunti adoratori del demonio erano il nemico invisibile, il capro espiatorio ideale in tempi di carestia, guerra o pestilenza. Ed è in questo contesto che la tortura assunse contorni ancora più terrificanti, trasformandosi in uno strumento di purificazione, di espiazione attraverso il dolore. Una delle tecniche più devastanti era la stivalata.
Le vittime, accusate di avere contatti con il maligno, venivano costrette a inserire le gambe in stivali di metallo. All'interno i carnefici versavano acqua bollente o posizionavano ferri incandescenti. Lacerazioni profonde, ustioni devastanti, danni permanenti. Il dolore era tanto fisico quanto simbolico, una sorta di marchio indelebile inflitto al corpo del peccatore. Non meno atroce era lo schiacciamento delle ginocchia, eseguito con morse in ferro o legno. I condannati venivano bloccati e costretti a sopportare una pressione progressiva che frantumava lentamente le rotule. Un supplizio con effetti devastanti. Chi sopravviveva raramente tornava a camminare. Il momento culminante era spesso il rogo lento, una variante crudele della classica esecuzione con il fuoco. Si utilizzava legna verde o umida che bruciava lentamente, avvolgendo la vittima in un fumo denso e in un'agonia prolungata. A volte il fuoco era acceso solo parzialmente, lasciando il condannato vivo per lunghi minuti, tra spasmi e asfissia. Lo scopo non era solo uccidere, ma farlo in modo esemplare, trasformando la morte in uno spettacolo sacro di redenzione collettiva. In Germania, come nei Paesi Bassi, la tortura inquisitoriale fu profondamente segnata da un'immaginazione ossessionata dal diavolo. La sofferenza non era solo punizione, era purificazione, una risposta rituale a un male percepito come assoluto e onnipresente. La paura diventava legge e la giustizia si faceva incubo. Ciò che accomuna tutti questi paesi è la razionalità fredda dell'Inquisizione. La tortura non era fine a se stessa, ma uno strumento giudiziario, usato per ottenere confessioni e dimostrare pubblicamente l'onnipotenza dell'ortodossia. Ciò che colpisce è che la tortura inquisitoriale non avveniva in segreto o per impulso sadico. Era formalmente codificata, annotata nei verbali, testimoniata da notai e teologi. Il dolore era inflitto con lentezza, misurazione, spesso con un linguaggio pseudo-spirituale. Per il bene della tua anima, ti aiutiamo a confessare per salvarti. In molti casi le confessioni estorte sotto tortura venivano usate come prova principale, ma per ottenere una condanna definitiva si cercava una conferma successiva, a volte estorta con ulteriori minacce o nuove sessioni. Una volta ottenuta la confessione, l'imputato poteva sperare in un trattamento misericordioso. Questo significava ad esempio l'ergastolo o la confisca dei beni. Ma per i relapsi, cioè coloro che venivano accusati una seconda volta, la pena era la morte sul rogo. I metodi usati dall'Inquisizione non erano solo strumenti di punizione, ma mezzi di comunicazione del potere. Ogni urlo nelle camere oscure, ogni confessione estorta, ogni rogo era un messaggio indirizzato al popolo. Non sfidate l'ortodossia, non pensate da soli. Attraverso la tortura, l'Inquisizione non solo controllava i corpi, ma modellava la coscienza collettiva, creando una cultura del sospetto, della paura e dell'obbedienza cieca. Ogni istituzione, per quanto potente e radicata, ha un ciclo vitale. La Santa Inquisizione, dopo secoli di dominio sulla coscienza europea, iniziò lentamente ma inesorabilmente il suo declino. Un processo lungo, complesso, segnato da rivoluzioni culturali, pressioni politiche e nuove sensibilità religiose. Il mondo stava cambiando. L'illuminismo si affacciava e con esso una nuova idea di uomo, di libertà e di fede. Già nel XVII secolo l'efficacia dell'Inquisizione iniziava a essere messa in discussione. In molti paesi europei si cominciava a percepire l'anacronismo di un'istituzione che perseguitava il pensiero e usava la tortura come strumento legale. In parallelo, il potere temporale della Chiesa andava gradualmente erodendosi e con esso anche quello dell'Inquisizione. Anche alcuni teologi cattolici iniziarono a prendere le distanze dalle pratiche inquisitoriali. La figura del confessore, più attento alla redenzione dell'anima che alla punizione del corpo, cominciò a prevalere sull'inquisitore. Inoltre l'invenzione della stampa e la crescente diffusione dei libri minarono il controllo ideologico centralizzato della Chiesa. Con il XVIII secolo arrivò l'Illuminismo,
la corrente filosofica che promuoveva la ragione, la scienza e la tolleranza religiosa. Pensatori come Voltaire, Montesquieu e Diderot denunciarono apertamente le aberrazioni dell'Inquisizione. Voltaire in particolare ne fece un bersaglio frequente e feroce, definendola la negazione di ogni spirito cristiano. Questo clima culturale portò molti stati europei a intervenire direttamente per limitare o abolire i tribunali inquisitoriali nei propri territori. La fine dell'Inquisizione avvenne in tempi e modi diversi a seconda dei contesti nazionali. In Francia, l'Inquisizione era già stata indebolita dopo la fine del Medioevo. Con la Rivoluzione francese del 1789, ogni tribunale ecclesiastico fu sciolto definitivamente. In Italia l'Inquisizione romana sopravvisse più a lungo, ma fu progressivamente svuotata di potere. Dopo l'Unità d'Italia del 1861, lo Stato italiano sciolse formalmente tutti i tribunali inquisitoriali. Il Sant'Uffizio cambiò nome e funzione, diventando organo di controllo dottrinale all'interno del Vaticano. In Spagna la Santa Inquisizione fu abolita per la prima volta da Napoleone nel 1808, ma fu poi restaurata dai monarchi assolutisti. Solo nel 1834 venne abolita definitivamente da Isabella II, dopo le pressioni dei liberali e l'evidente discredito internazionale. In Portogallo venne soppressa nel 1821 durante la Rivoluzione liberale, tuttavia i suoi effetti, soprattutto in Brasile, si sentirono ancora a lungo. La fine dell'Inquisizione, dunque, non fu un atto improvviso di coscienza morale, ma il risultato di cambiamenti politici, guerre, rivoluzioni e nuove visioni dell'uomo e della fede. Sebbene l'Inquisizione come tribunale sia scomparsa, la sua ombra è rimasta viva nella memoria collettiva. Il suo archivio, conservato in Vaticano, è oggi consultabile da studiosi di tutto il mondo. I processi, le sentenze e gli atti di tortura sono fonti preziose per comprendere l'evoluzione del potere, della giustizia e della religione. Nel 2000, durante il Giubileo, Papa Giovanni Paolo II chiese pubblicamente perdono per i crimini compiuti in nome della fede, incluse le atrocità dell'Inquisizione. Fu un gesto simbolico, ma importantissimo, che segnò la volontà della Chiesa di fare i conti con il proprio passato. La storia della Santa Inquisizione non è solo il racconto di un apparato giudiziario ecclesiastico, né soltanto una cronaca di terrore, prigione e fuoco. È, prima di tutto, lo specchio oscuro di un'umanità che ha cercato di controllare la coscienza attraverso la paura. È il volto istituzionale dell'intolleranza, reso legittimo dal potere spirituale e difeso dalla convinzione di fare il bene. Ma proprio in questo paradosso risiede il suo insegnamento più profondo. La Santa Inquisizione ci ricorda che nessuna verità, per quanto sentita o sacra, può giustificare l'annientamento del dissenso. Il desiderio di custodire la purezza della fede, quando non è temperato da compassione e libertà di pensiero, si trasforma in violenza. Così, la religione che avrebbe dovuto salvare le anime finì per distruggere corpi e spegnere voci. Il potere assoluto, soprattutto quello che si veste di sacralità, ha dimostrato di essere profondamente pericoloso. Le prigioni dell'Inquisizione, i roghi, i processi segreti non erano solo strumenti di controllo, ma simboli di una società che aveva paura del diverso, del nuovo, del libero. Studiare l'Inquisizione oggi non serve a condannare con sdegno il passato, ma a tenere viva la memoria per non ripeterlo. La storia è piena di derive autoritarie, anche in tempi moderni, che hanno cercato di giustificare la violenza in nome di un ideale, di una patria, di una razza o di un dio. Sapere che l'Inquisizione è esistita, che ha prosperato per secoli, che ha avuto consenso popolare e ha agito nel cuore delle civiltà europee, deve metterci in guardia. L'intolleranza non nasce mai all'improvviso, cresce nell'indifferenza. Oggi possiamo camminare nei vicoli di città come Roma, Siviglia o Tolosa e visitare ciò che resta delle sedi inquisitoriali. Possiamo leggere i documenti, ascoltare le testimonianze, osservare i resti delle celle, persino i manuali dei torturatori. Ma ciò che conta davvero è non ridurre tutto a un episodio chiuso della storia, o peggio, a un errore del passato.